Oggi vi voglio raccontare un po' gli ultimi mesi qua a Dubai, ma soprattutto vi voglio raccontare un aneddoto che non molti sanno, forse quelli più vicini sanno, ma naturalmente è una cosa un pochettino più privata e quindi buona visione. Torlioci tra sabbia skyline. Allora, immaginatevi un po' che sapete quello che è successo a Dubai, quindi il conflitto tra Iran, Stati Uniti, Israele, sto casino incredibile. Non ce l'aspettavamo. Cioè, c'era nell'aria, sono 40 anni che si rompono le scatole a vicenda, questi paesi. Non vanno d'accordo. E, però che cosa è successo? Che praticamente a inizio gennaio ci ha contattato un grosso imprenditore, del quale non posso dirvi il nome, però praticamente è un grosso imprenditore che negli ultimi 30 anni in un paese dell'ex Unione Sovietica ha veramente costruito tantissimo, è partito da zero ed è arrivato veramente ad avere una ricchezza incredibile. Difatti poi è stato molto intelligente, ha comprato terreni, ha cominciato a edificare, quindi ha costruito la sua impresa di costruzione, la sua super società di sviluppo non solo di appartamenti, ma di tutto quello che ruota intorno, quindi anche le zone commerciali, palazzi, centri commerciali, strade, cioè è diventato veramente un punto di riferimento per tutta questa nazione dell'ex Unione Sovietica e il figlio ci ha contattato perché voleva appunto muoversi anche su altri paesi e quindi aveva preso in considerazione gli Emirati Arabi Uniti. Adesso, con Nomus Novus, noi com'è che lavoriamo di solito? Creiamo i bulk deal. I bulk deal non sono altro che andare a comprare all'ingrosso. Come funziona un bulk deal? Andiamo di solito a comprare, andiamo dal costruttore e diciamo ok, vorrei questo appartamento, quanto sconto ci puoi fare? E il costruttore ci dice guarda questo è il prezzo, prendete un appartamento, a meno che non ci siano delle determinate condizioni specifiche, lo sconto è quello che c'è per tutti. Però noi che cosa facciamo? Andiamo dal developer sempre e gli diciamo ok, ma se te ne prendiamo 20, 30, 40 di unità immobiliari, e lì il discorso cambia. Noi prendiamo un tempo che può andare dai 3 mesi a salire in base agli accordi, decidiamo qual è il down payment da dare per l'immobile, dopodiché appunto blocchiamo e giriamo lo sconto al cliente finale. Forse è proprio questa caratteristica che ci ha permesso di essere contattati da questo imprenditore, dal figlio di questo imprenditore. Fatto sta che calcoli, noi avremmo chiuso un deal da 70 milioni di dirham, scontato sarebbe arrivato a 56 milioni di dirham, quindi un bello sconto. Avremmo preso questi immobili con questo sconto e avremmo avuto tutto il tempo di rimetterli sul mercato, 10 mesi, perché questo investitore avrebbe messo il 30% coprendo 10 mesi di rate e avremmo dato il cambio nome, quindi avremmo assegnato le varie unit ad altre persone. Poi come funziona? Di tutto lo sconto, ve lo dico in maniera molto onesta, tanto non c'è da nascondere niente, queste operazioni si fanno in tutto il mondo, qualunque tipo di commercio ha questo tipo di operazioni. Parte dello sconto veniva girata al cliente finale che avrebbe comunque ottenuto uno sconto molto superiore rispetto a comprare una unit singolarmente e una parte dello sconto sarebbe stato appunto il profitto dell'investitore. Abbiamo studiato 3 diversi scenari per la rivendita di questi appartamenti e tutto andava per il verso giusto. Finché questo imprenditore è venuto qui a Dubai, ci siamo incontrati dagli uffici del developer e sembrava una puntata di Perry Mason. Ci siamo trovati in questa sala al developer con 3 avvocati di questo investitore, il management di questo developer e io che ero un po' lì appeso per discutere le varie parti dell'SPA. L'SPA non si modifica mai, però qualche virgola hanno chiesto appunto di poterla modificare e sembrava tutto a posto. Finché l'imprenditore ha preso la macchina, è andato a vedere il plot, dopo qualche ora ha chiamato i suoi avvocati e ha detto per me è tutto a posto, concludete, domani fate partire il bonifico.
Quindi favoloso. Immaginatevi che la sera abbiamo deciso di andare a festeggiare tutti insieme. Eravamo a DFC ed era il 27 febbraio di quest'anno. Mentre eravamo seduti a brindare, festeggiare, divertirci, ridere, scherzare, abbiamo visto in cielo, puff, ho detto, ma che cavolo è sta cosa? Ma avete visto, ragazzi? Ma che cavolo sta succedendo? Magari stavamo subito pensando, è il Ramadan, qualcosa del genere, perché era un Ramadan. Dopo un po', pum, un altro. Caspita, cos'è il Capodanno cinese? Che cavolo sta succedendo qua? Pum, un altro. Poi abbiamo visto il telefono e abbiamo capito che stava succedendo qualche cosa nel Medio Oriente. E abbiamo detto, vabbè dai, una settimana e tornerà tutto alla normalità. Poi è passata una settimana, ne è passata un'altra, sono passate tre, è passato un mese e alla fine sono passati 2 mesi e il deal non è andato a buon fine. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché è importante, secondo me, capire che nella vita non c'è nulla di certo, a parte una cosa, che lo sapete qual è però non ve lo dico, lo sapete. E quello che ci ha salvato come compagnia non è stato avere dei clienti che comunque hanno continuato a credere nel mercato, perché il mercato c'è, è in una fase un po' così, soprattutto per gli italiani, perché sono molto spaventati dalla situazione e li capisco bene, anche se il paese è sicuro, siamo circondati da macro potenze che si rompono le scatole tra di loro. Però quello che ci ha salvato è il fatto di non aver solamente predicato alle persone di avere un'entrata extra, un'entrata secondaria, una secondo ingresso di soldi. Questo veramente ha fatto la differenza perché in un periodo come questo, dove tutti sono andati ai ripari, cambiando anche prospettiva, cambiando anche attività, noi con le nostre attività secondarie abbiamo continuato ad essere comunque tranquilli perché le nostre spese, la nostra vita quotidiana sono sempre andate avanti. Quindi il mio consiglio da questo video è dirvi, tutto può succedere nella vita. Pensate già adesso al vostro piano B. Pensateci già ora perché non si sa mai quello che può succedere. Avere un ingresso secondario extra che vi arriva ogni mese fa veramente la differenza e ci sono tanti modi per crearselo, come quello che propongo io, proporrò sempre, che sono gli immobili, investimenti off plan, quindi comprare qualcosa, fare tipo un piano d'accumulo, avere poi l'appartamento consegnato, metterlo a reddito e ricevere flussi di cassa. Ci sono una marea di modi per guadagnare dei soldini al giorno d'oggi e ce ne sono tanti buoni, ma tanti anche cattivi. Come ho fatto a selezionare quello buono? Naturalmente, è come quando si parla di un developer a Dubai. Non è che si può proporre qualunque cosa. Ci sono alcuni developer che sono conosciuti per la qualità, altri per i ritardi, altri ancora per le finiture, altri ancora per il servizio clienti post vendita completamente inesistente. Quindi le aziende vanno studiate, non ci si può buttare così a caso e a volte se i clienti danno fiducia a me sugli immobili è perché sanno che magari non hanno il tempo di studiarsi loro sti benedetti developer. La stessa cosa per quanto riguardava il mio ingresso secondario, mi sono affidato a delle persone che lavorano con me, che hanno più esperienza, sanno che cosa fare e l'unica cosa che ho dovuto fare io è stato fidarmi, iniziare tanto tempo fa e quindi questo ha veramente fatto la differenza. Quindi ragazzi, l'importanza di un'entrata secondaria è fondamentale. Solo chi l'ha. Voi avete un'entrata secondaria? Fatemelo sapere nei commenti che sono molto curioso. Se non ce l'avete, scrivetemi e vi spiegherò come trovare quella giusta per voi perché ce ne sono tante diverse, molto interessanti. E ricordatevi una cosa importante, molte possibilità che ci sono al giorno d'oggi non hanno neanche necessità di entrare con troppo capitale. Perché al giorno d'oggi, ragazzi, ma io vedo qui a Dubai, ci sono ragazzi di 20 anni che sono pieni di soldi, perché fanno delle attività che sono molto lucrative. Quindi ragazzi, spero che questo contenuto vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, vi saluto dall'ufficio di Domus Novus
e speriamo che la situazione si calmi. Alla prossima. Ciao.